Carissimi amici, buongiorno e ben ritrovati. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale che è molto importante. Bene, nell'altro video ci siamo lasciati nel parcheggio di Lambioi a Belluno, dove abbiamo trascorso una notte tranquilla, veramente senza problemi. Questa mattina, adesso, ci stiamo per spostare a Fortogna, nel comune di Longarone. Sono sicuro che molti di voi ricorderanno il nome di questo paese, Longarone, perché purtroppo alcuni anni fa è stato protagonista di una vicenda piuttosto drammatica, tragica direi. Adesso noi ci spostiamo, andiamo lì a Fortogna, voi seguiteci e così vi racconto il resto della storia. Qui siamo a Fortogna, in una frazione di Longarone, sempre in provincia di Belluno. E oggi il meteo diceva che dovrebbe essere stato pioggia, brutto tempo, invece sembra che stia uscendo il sole, quindi per questo va molto bene. Qui siamo in un luogo della memoria, infatti sto parlando anche a bassa voce per rispetto. Qui in questo cimitero monumentale ci sono 1910 tombe. Le persone che qui sono sepolte sono tutte morte nello stesso giorno e nella stessa ora, nello stesso minuto. Il 9 ottobre 1963 alle ore 22:39. Oggi, infatti, visitiamo i luoghi del disastro del Vajont e qui siamo nell'immenso cimitero monumentale di Fortogna, costruito dove al momento della tragedia si trovava un campo di grano turco, individuato a fronte della grave emergenza come luogo adatto alla sepoltura delle 2000 vittime. Il cimitero è stato ristrutturato nel 2004 ed ora si presenta come un giardino, un infinito prato verde sul quale poggiano 1910 cippi di marmo bianco, con sopra scritto il nome e l'età di ciascuna vittima che vi giace. Ed è agghiacciante constatare che moltissimi erano i bambini. Il cimitero è stato impreziosito da un gruppo di 3 statue in marmo bianco dello scultore bellunese Franco Fabiane. Una ricorda gli emigranti longaronesi rientrati in paese per la tragedia. Una seconda statua ricorda i soccorritori. La terza scultura ricorda i bambini mai nati. La visita al cimitero delle vittime del Vajont è doverosa, perché la vicinanza di tanti morti innocenti è un forte monito per le nuove generazioni, che sono chiamate a costruire un futuro fondato sul valore imprescindibile della vita umana, che deve venire prima di qualsiasi altro interesse. Purtroppo abbiamo visto anche recentemente che la conoscenza di una simile assurda tragedia non è bastata a prevenire che ne succedessero altre di altrettanto tragiche e assurde, sempre a causa dell'imperante logica del profitto. Ecco, adesso andiamo a Longarone e poi ci spostiamo a vedere la diga. Eccoci nella nuova Longarone, frutto di un grande lavoro di ricostruzione. Ma riepiloghiamo brevemente cosa è successo quel 9 ottobre del 1963, quando si consuma al Vajont una tragedia di immani proporzioni. A causa delle alterazioni geofisiche generate dalla pressione dell'acqua raccolta nell'immenso invaso prodotto dalla costruzione di una diga sul torrente Vajont, dal sovrastante Monte Toc si stacca una frana di circa 260 milioni di metri cubi di roccia che precipita rapidissimamente nel bacino che conteneva oltre 115 milioni di metri cubi d'acqua, ben oltre ogni limite di sicurezza. Questo ha provocato un'onda alta più di 200 metri, che si è riversata sia sui paesi di Erto e Casso che giacevano sulle rive del lago, ma che soprattutto oltrepassa di ben 150 metri il bordo della diga, si incunea nella stretta gola dove prende un'enorme velocità e piomba sulla sottostante valle del Piave, cancellando Longarone e le diverse frazioni circostanti. La distruzione è totale, persino le rotaie della ferrovia vengono divelte e contorte come fossero di carta.
A seguito del disastro del Vajont, anche la chiesa di Longarone fu spazzata via. Solamente nell'ottobre del 1983 venne consacrata la nuova chiesa. Questa è costituita da 2 anfiteatri sovrapposti, uno inferiore, coperto, dove si trova l'aula vera e propria, e uno superiore, scoperto, pensato per una sorta di piazza da cui è possibile osservare la diga del Vajont. Esternamente l'edificio è in calcestruzzo armato a vista di colore bianco-rosa. L'intera struttura si sviluppa secondo una spirale ellittica che sale verso l'anfiteatro esterno per ricordare l'onda che travolse Longarone e i paesi limitrofi. Sul lato sinistro dell'ingresso si trova l'altare votivo della Madonna del Vajont, una statua lignea della Vergine appartenuta alla vecchia chiesa di Longarone e rinvenuta giorni dopo il disastro nelle acque del Piave a 100 km di distanza. La chiesa vuole rappresentare l'antidiga, il calvario del paese distrutto e ricostruito, ed il ricordo di migliaia di vittime innocenti. All'interno della chiesa sono esposte alcune gigantografie del disastro ed alcuni reperti appartenuti alla vecchia chiesa distrutta dall'ondata del Vajont. Eccoci rientrati dalla visita di Longarone, è stato tutto molto interessante, anzi direi impressionante. In particolare abbiamo visto anche il museo della diga del Vajont e purtroppo però non era consentito fare nessun tipo di ripresa, né video né foto, e quindi purtroppo non abbiamo materiale. Comunque abbiamo acquistato questo libricino nella biglietteria del museo e magari riesco a farvi vedere qualche foto prendendola direttamente da qui. Sono tutte foto molto tragiche. Ora lasciamo Longarone e ci dirigiamo verso la Grande Diga, attraverso la strada regionale 251 della Valcellina che risale la gola del Vajont. Qui lasciamo la provincia di Belluno ed entriamo in Friuli, perché infatti la diga si trova in provincia di Pordenone, nel comune di Erto Casso. Ecco, noi col camper ci siamo sistemati proprio all'interno del bacino che era pieno d'acqua nel momento in cui è venuta giù la frana, e adesso il terreno che si vede lì con tutte le collinette sono proprio i residui della frana. La zona da dove si è staccata la frana si vede lì sopra. E questo è l'altro versante della frana. Ecco, adesso siamo proprio sotto la frana e effettivamente poi il meteo ci aveva anche azzeccato, perché adesso è incominciato a piovere e ci sono anche dei tuoni di temporale. Immaginarsi
cosa è successo, qual era stato il frastuono della frana che scendeva giù, precipitava nel lago, questa, e che faceva sollevare uno spruzzo, chiamiamolo così, che oltrepassava la diga che è lì e che arrivava attraverso la gola fino a Longarone e ai paesi limitrofi, distruggendo completamente tutto. È una cosa assolutamente impressionante. Stella 14 anni, Filippin Pietro 10, Filippin Silvia 2 anni, Sommariva Marisa, ma non mi dico quanti anni, Maria Teresa 13 anni, Alberto 10, Antonella 5, Aurora 5, Carme 2 mesi. Sono una bimba mai nata. Germana 3 anni, Gianluigi 6 anni. È anche possibile visitare il coronamento della diga, ma solo nei periodi e orari in cui si effettuano dei percorsi guidati. Sì, perché, nonostante il disastro causato dall'immensa ondata che è tracimata verso la valle del Piave, la diga non ha subito praticamente nessun danno ed è tuttora ben salda come è stata costruita. Solamente però è rimasta in disuso perché, come abbiamo visto, l'invaso è riempito dei 260 milioni di metri cubi di materiale della frana. Insomma, la diga resta oggi l'emblema della tragedia del Vajont. La sua resistenza ne fa un monumento all'ingegno e all'irresponsabilità dell'uomo. Sul fronte opposto del bacino vediamo l'abitato di Casso, dove un ramo dell'ondata ha causato tanti morti e tanta distruzione. E siamo di nuovo pronti a ripartire, questa volta verso il paese di Erto, che si trova un po' più su sulla strada principale. Però purtroppo qui non ci sono parcheggi adatti ai mezzi oltre i 7 metri. Troviamo comunque una sistemazione di fortuna e faccio una visita lampo. Prima nel centro del borgo antico, quasi completamente abbandonato, e poi una corsa nel nuovo centro costruito più in alto. Nel comune di Erto e Casso, le vittime della tragedia del Vajont furono 347. Il comune, per la sua architettura peculiare, è stato dichiarato nel 1976 monumento. Inoltre, da un accordo con l'Istituto Nazionale della Montagna si sta anche sviluppando il progetto Ecomuseo Vajont, continuità di vita. La descrizione molto interessante e coinvolgente della tragedia del Vajont è stata portata in teatro e in televisione con un monologo dall'attore Marco Paolini. Per chi fosse interessato vi lascio alla fine del video il link al programma trasmesso su Rai 2 il 9 ottobre 1997. Da qui si vede molto bene il fronte est della frana e qui sotto abbiamo l'alveo del torrente Vajont. Eccoci ora nella strada principale del paese di Erto Nuovo e qui troviamo la bottega del maestro, scultore, scrittore e personaggio televisivo Mauro Corona, che qui vive.
E adesso mi raccomando, non lasciate il video senza esservi prima iscritti al mio canale. Ciao, arrivederci al prossimo video.